Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di diverso. Voglio parlare delle forme del corpo delle donne. Oh, è un argomento interessante. Ho visto molte forme del corpo, ma non ne so molto. Va bene, Liam. Ti spiegherò alcune forme del corpo comuni e i loro nomi. Poi possiamo parlare di cosa ci piace e come ci sentiamo riguardo a esse. Suona bene, Mia. Sono pronto a imparare. Prima di tutto, lasciami parlare delle diverse forme del corpo. Ci sono molti tipi, ma oggi parleremo di 5 forme comuni: clessidra, pera, mela, rettangolo e triangolo invertito. Ho sentito alcuni di questi nomi prima, ma non so cosa significano. Puoi spiegarli? Certo, Liam, ti spiegherò ogni forma una per una. La prima forma è la clessidra. Una forma a clessidra ha un punto vita stretto e curve sui fianchi e sul seno. Assomiglia alla forma di una clessidra. Sembra bella. Quindi, una donna con una forma a clessidra e curvi. Sì, esattamente. La forma a clessidra è spesso vista come molto femminile. Molte persone la considerano una bellezza classica. Capisco. Qual è la prossima forma? La prossima forma è la forma a pera. Una forma a pera ha spalle strette e una parte inferiore più larga. I fianchi sono più grandi del seno. Assomiglia a una pera. Quindi, una donna con una forma a pera ha più curve nella parte inferiore. Sì, corretto. Le forme a pera sono spesso molto morbide e armoniose. Possono avere un punto vita più piccolo e un fondo rotondo. È interessante. Ho visto donne con quella forma. E cosa viene dopo? La terza forma è la forma a mela. Una forma a mela ha un seno più pieno e una pancia più rotonda. Il punto vita è meno definito e i fianchi sono stretti. Quindi, una donna con una forma a mela può sembrare un po' più rotonda in mezzo. Sì, esatto. Le forme a mela possono accumulare peso attorno alla pancia, ma possono essere molto belle a modo loro. Capisco. Quali sono le altre due forme? La quarta forma è la forma rettangolare. Una forma rettangolare ha un corpo dritto con poche curve. Le spalle, il punto vita e i fianchi hanno circa la stessa larghezza. Sembra molto diversa rispetto alle forme a clessidra e a pera. Sì, lo è. Le donne con una forma rettangolare possono sembrare slanciate e alte, ma potrebbero non avere molta definizione al punto vita. Capisco. E qual è l'ultima forma? L'ultima forma è il triangolo invertito. Una forma a triangolo invertito ha spalle larghe e un punto vita e fianchi stretti. Assomiglia a un triangolo capovolto. Quindi, una donna con questa forma ha una parte superiore forte. Sì, esattamente. I triangoli invertiti hanno spesso un seno più grande e fianchi stretti. Possono sembrare molto atletiche. Wow, Mia. Non sapevo che ci fossero così tante forme del corpo. È interessante imparare su di esse. Sono d'accordo, Liam. Ogni forma del corpo è unica e bella a modo suo. Ora che conosciamo i nomi e le descrizioni, parliamo di cosa ci piace.
Quale forma ti piace di più? Penso che mi piaccia la forma a clessidra. La trovo molto femminile ed elegante. È una scelta popolare. Molte persone apprezzano la forma a clessidra perché ha curve e un punto vita definito. Sì, mi piacciono le curve, ma penso anche che la forma a pera sia molto carina. Le linee morbide e il fondo arrotondato sembrano molto dolci. Capisco. Le forme a pera sono spesso considerate molto belle e naturali. Danno un aspetto caldo e accogliente. E tu, Mia, quale forma ti piace? A me piace la forma rettangolare. Credo che abbia un aspetto molto elegante e moderno. Penso anche che le donne con una forma rettangolare possano essere molto stilose. È interessante. Le forme rettangolari sono diverse, ma possono essere molto belle anche. Sì, e ammiro anche i triangoli invertiti. Sembrano forti e atletici e penso che sia molto ispirante. Sono d'accordo. I triangoli invertiti possono dare un'impressione potente. È bello vedere forme e stili diversi. Assolutamente. Ogni forma del corpo ha il suo fascino. A volte penso che le persone si concentrino troppo su un ideale di forma del corpo, ma la verità è che la bellezza viene in molte forme. Sì, ho visto molti annunci e riviste che mostrano solo un tipo di corpo. Mi fa sentire che le altre forme non sono altrettanto valide. La penso allo stesso modo. È importante ricordare che tutti i corpi sono unici e dovrebbero essere celebrati. Credo che la fiducia sia più importante di qualsiasi forma specifica. Una donna che si sente bene nel proprio corpo è sempre bella, indipendentemente dalla forma che ha. Sono d'accordo con te, Mia. Penso che quando una persona è sicura di sé, questo si riflette nel suo sorriso e nella sua postura. Questa è la vera bellezza. Credo anche che la moda e lo stile possano aiutare a esprimere la propria personalità, indipendentemente dalla forma del corpo. Ad esempio, una donna con forma a pera potrebbe scegliere abiti a trapezio che enfatizzano il punto vita e fluiscono sui fianchi. Una donna con forma a clessidra potrebbe indossare un vestito aderente che mette in risalto le sue curve. Ha senso. Stili diversi possono mettere in evidenza caratteristiche diverse. Esattamente. E una donna con forma rettangolare può indossare top con cintura per creare l'illusione di un punto vita. Un triangolo invertito potrebbe scegliere top con linee più morbide per bilanciare le spalle forti. Mi piace questa idea. La moda riguarda il trovare ciò che ti fa sentire bene. Sì, ed è anche una questione di essere fedeli a se stessi. Ogni forma del corpo può apparire bella in stili diversi. A volte mi preoccupa che le ragazze giovani sentano la pressione di somigliare ai modelli delle riviste. È importante per loro sapere che sono belle così come sono. Sono d'accordo. È molto importante l'educazione sulle forme del corpo e sulla diversità della bellezza. Aiuta le persone a capire che non esiste un corpo perfetto. Assolutamente. Penso che le scuole e le famiglie dovrebbero parlare di positività corporea e autoaccettazione. Sì, e i social media possono anche avere un ruolo. Ci sono molti profili positivi che mostrano corpi reali e promuovono la fiducia. Seguo alcuni di quei profili. Mi fanno sentire bene riguardo al mio corpo. Anche a me. È bello vedere rappresentate forme e dimensioni diverse. Mi ricorda che la bellezza è diversificata. Liam, pensi che le forme del corpo influenzino il modo in cui le persone vengono trattate nella società? Sì, penso di sì.
A volte le persone fanno assunzioni basate sulla forma del corpo. Ad esempio, una donna con una forma a clessidra potrebbe essere vista come più femminile, mentre una donna con una forma rettangolare potrebbe essere vista come più atletica. È vero, ho sentito persone dire che certe forme sono più attraenti o più desiderabili. Non mi piace quest'idea. Ogni forma del corpo è bella e merita rispetto. Sono d'accordo. È importante sfidare gli stereotipi e celebrare la diversità. Dobbiamo imparare ad apprezzare tutte le forme del corpo. Sì, e penso che l'educazione sia fondamentale. Quando le persone apprendono delle diverse forme del corpo, possono vedere che la bellezza assume molte forme. Spero che in futuro più persone capiranno che tutti i corpi sono unici e preziosi. Anch'io, Mia. Credo che la positività corporea aiuterà molte persone a sentirsi meglio con se stesse. Liam, pensi che la forma del corpo sia legata alla salute? Penso che la forma del corpo possa essere parte della salute, ma non è l'unico fattore. La salute riguarda il sentirsi bene, avere energia e essere attivi. È un buon punto. A volte le persone confondono la forma del corpo con la salute. Una persona può essere sana in molte forme diverse. Sì, ho visto atleti con forme del corpo diverse. Alcuni sono molto curvi, mentre altri sono molto magri, ma sono tutti forti e sani. Credo che sia importante concentrarsi su abitudini sane, come mangiare bene e fare esercizio, piuttosto che cercare di adattarsi a una forma del corpo specifica. Sono d'accordo. Ogni corpo è diverso e dovremmo celebrare queste differenze. Penso anche che la salute mentale sia importante. Sentirsi bene con il proprio corpo può aiutare a sentirsi sicuri e felici. Sì, la positività corporea fa parte di una buona salute mentale. Quando accetti il tuo corpo, è più probabile che tu sia sicuro di te e goda della vita. Spero che più persone imparino riguardo alle forme del corpo e alla positività corporea. Può aiutare a ridurre la pressione e lo stress. Credo che l'educazione e i modelli positivi siano la chiave. Abbiamo bisogno di più voci che celebrano la diversità della bellezza. Sono d'accordo, Mia. Sono felice che ne stiamo parlando oggi. È una conversazione importante. Sì, Liam, ho imparato molto condividendo i miei pensieri con te. Sento che dovremmo sempre supportarci a vicenda, indipendentemente dalla nostra forma del corpo. Assolutamente. Siamo tutti unici e questo rende la vita interessante. Continuerò a imparare sulle forme del corpo e a promuovere la positività corporea. Spero di ispirare gli altri a sentirsi bene con se stessi. Farò lo stesso, Mia. Insieme possiamo aiutare a cambiare la conversazione sulla bellezza. Grazie per aver parlato con me oggi, Liam. Ho apprezzato la nostra conversazione sulle forme del corpo. Grazie, Mia. Ho imparato molto e mi sento più sicuro nel discutere di questi argomenti. Sono felice di sentirlo. Ricorda, ogni forma del corpo è bella e la fiducia è la chiave della vera bellezza. Sì, lo ricorderò sempre. Non vedo l'ora di avere altre conversazioni come questa in futuro. Anch'io, Liam. Continuiamo a supportarci e a celebrare le nostre differenze. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.